Benvenuti signori, primo podcast di The Sea Republic. Allora Giuseppe, qua sono sicuro che tante delle persone che ci guardano sanno chi sei, però così per introdurti un po' a chi non ti conosce, dici due parole su di te. Allora, io sono Giuseppe e sono un biologo molecolare, biologo marino, che poi ha cambiato completamente vita, si è messo a fare il navigatore solitario, e poi ha cambiato completamente vita e si è messo a fare documentari naturalistici a livello internazionale, e poi ha cambiato completamente vita e si è messo a fare YouTube, e adesso ha un canale YouTube che si chiama Gli Orizzonti della Maruzza, che racconta della mia storia con la mia piccolissima barca di 6,70 m in rotta dalla Grecia verso l'Africa occidentale. Perché? Perché non ci va nessuno. In barca hai navigato in davvero posti che il navigatore mediterraneo medio non vedrà mai. Sì. Parlare di posti magari è un po' superficiale, ma parlando di persone, quali sono quelle persone che hai incontrato per mare che ti sono rimaste proprio nel cuore? Cioè, un posto in cui dici, cioè, sono arrivato lì con la barca, ho conosciuto delle comunità, della gente, delle culture che mi hanno proprio stregato. Ma sai, allora, come hai detto te, parlare di posti è difficile, parlare di persone è forse un po' più facile, non è così facile, nel senso ogni posto ha le sue gemme, ha la sua miniera di bellezza, no? Quindi praticamente ovunque sono andato ho trovato delle miniere di bellezza. Se vogliamo scegliere un posto molto esotico, in questo momento storico completamente inaccessibile, è il Medio Oriente, tipo la Siria. Ecco, lì mi si è aperto un mondo molto bello, però qui si apre un'altra discussione. Mi si è aperto un mondo molto molto bello, molto pacifico, perché c'è un tizio chiamato Assad che appena facevi quindi a un certo punto ho capito, era molto bello, però a un costo aveva la sua, democratico, mega galattico, capisci? Quindi direi che ogni posto ha il suo bello. Una piccola parentesi, tu in Siria avevi rischiato di stare senza timone, mi raccontavi una volta. No, in Siria per qualche motivo, no, quello che è successo non me ne sono neanche accorto, in verità ti dico, nel senso che sono arrivato dalla Siria alla Grecia, al Libano, passando a Rodi, passando proprio tutto il Mediterraneo, tutto una tirata. Sono arrivato, ho tirato sulla barca, c'era l'asse del timone storto. Come è successo? Non lo so, penso in Siria, credo, quando la barca era all'ormeggio, perché io ero lì, avevo lasciato la barca all'Attachia e poi ero andato a Palmira nell'interno a girare un documentario, il mio primo documentario che poi mi ha aperto le porte a sto mondo. E quando sono tornato, appunto, ho navigato, non è successo niente, presumo, dato che non era un marina, era un porto, in realtà era un porto dove ci stavano le motosiluranti dell'esercito di Assad, okay, con i tizi col Kalashnikov e le ciabatte come queste. Quindi è proprio un posto strano. Ci sta che magari è passata una cima di una nave sotto il timone, hanno forzato, si è stato, ma mai che non è affondata la barca, non si è rotto tutto. Però perché penso in quelle aree del Mediterraneo la cultura di mare che abbiamo noi, dei marina, tu vai nei porti commerciali, vai... sì, sono entrato in questo enorme porto commerciale, tra l'altro super naif, perché mi sono andato, ho detto vado, sono andato, ma perché me l'ha data sempre bene comunque, no? Quindi anche lì mi è andata bene, e sono entrato appunto nel porticciolo delle motorisiluranti di Assad. Invece parlando un po' della dimensione opposta di questo, cioè ormai il mare, che poi spetta alle persone giudicare se è una cosa buona, non buona, ha i suoi aspetti positivi, negativi, si sta aprendo a tutti, diciamo, cioè è sempre più facile approcciare al mare. E questo porta anche ad avere sempre più persone in mare, che però, diciamo, non sono sempre le persone che magari lo rispettano e lo vivono come questo elemento andrebbe vissuto. Assolutamente, c'è stato, io l'ho visto il cambiamento negli ultimi 20 anni, no? C'è stato un cambiamento enorme nella popolazione delle persone che vanno in barca. Adesso prima c'erano appunto persone che vivevano in barca, che incontravi persone che venivano dall'altro capo del mondo, che avevano fatto Suez e stavano tornando, che ne so, nel mare del nord, o persone che facevano il giro opposto, o semplicemente persone che andavano a vivere in Grecia con la barca, vattene a pesca. Quindi si creavano queste bellissime comunità nei porti di incontri molto forti ma molto brevi, come gli incontri tra marinai, no? Cioè, i porti sono posti di transito, no? Quindi tutti sapevano che eravamo in transito, e quindi quando una barca arrivava da una parte lo vedevi subito che era accrocchiata in un certo modo, e quindi
era proprio, cioè, ovvio che andavi lì a fare due chiacchiere, salivi a bordo, mangiavi qualcosa, bevi qualcosa, ti raccontavi tutta la vita, non si parlava mai di mare perché il mare ce l'avevamo fino quindi era, no, cioè, quindi era proprio bello, si creavano questi rapporti molto forti che a volte duravano anche tantissimi anni, a volte no, però molto stretti. Adesso è cambiato completamente tutto. Ci sono i charteristi, ora io amo i charteristi, però quello che voglio dire... Non metteremo sicuramente lo sponsor che fa charter in questo video. No, voglio dire che dove tutto questo si è totalmente perso, perché i charteristi sono delle bravissime persone che però vanno in vacanza con la famiglia, che va benissimo, soltanto credono e forse fanno anche bene del resto, che il mare si possa vivere, si debba vivere sulla propria barca con la propria famiglia esattamente come fosse un appartamento, ma in realtà non è così, e questo ha proprio diluito moltissimo il senso di fratellanza del mare, tantissimo, e come dicevamo prima la cultura del mare, perché sai, prendere la barca, e va benissimo, ci mancherebbe, però prendere una barca una settimana all'anno a ficcarsi nell'Egeo forse ti fa avere un'esperienza molto parziale, che va benissimo, soltanto ti fa vivere un'esperienza parziale, su certi aspetti anche un po' pericoloso, e soprattutto più che altro è andata collassando questo collante che c'era tra i marinai. I charteristi non ti parleranno mai in banchina, non ti guardano, no, è un'altra, proprio non esisti. La mia barca, la Maruzza, non esiste, ma non esiste anche nel colpo d'occhio, perché una barca da charter adesso sono 16 metri, 16 metri, la Maruzza è un tender, ma nemmeno, e io ho paura tutte le volte che arriva il charterista in banchina, cavolo, sono terrorizzato, vedi queste cose e dicevo madonna. Io infatti nei porti non ci vado volentieri, preferisco mille volte, quando c'è brutto tempo e ovviamente la rada è ridossata, starmene all'ancora con 40 nodi di vento, che in un porto, anatema, se succede qualcosa nel torto io sono schiacciato morto, affondato. Senti, allora, parlando invece di vita di navigatori, proprio così, se uno ti chiedesse a bruciapelo qualcosa che tu proprio ami di questa vita, però soprattutto qualcosa che è il rovescio della medaglia, che dici, certo, mi costa tanto a livello mentale. Allora, dunque, cosa amo di questa vita? Io amo di questa vita non solo sulla vita sul mare, in generale nella vita del viaggio, non sapere cosa succede il giorno dopo. Questo mi piace tantissimo, è una cosa bellissima. Io non so che succede il giorno dopo, ogni giorno è un mistero, no? E questo mi piace, sì, perché apre le porte all'ammazzamento della noia. La noia non esiste, questo mi piace. E forse è la cosa che mi piace di più della vita sul mare, non sapere questo. Poi ovviamente arrivare a destinazioni lontane è molto challenging, quindi devi sapere molte cose, devi affinare le tue qualità per poter risolvere i problemi nel corso di una navigazione. Questo mi piace molto. Ma alla fine tutto lo puoi mettere nel contenitore, non so che cosa succede il giorno dopo, capito? Uno. Quello che mi pesa, io sai, sto parecchio bene per conto mio, sto parecchio bene in mezzo alla gente, ma sto anche parecchio bene per conto mio, quindi non è che mi pesa tanto la solitudine. Però a volte sì, mi piacerebbe avere una persona che fosse con me in barca, una persona piccola che mangia poco, mangia poco, beve poco e fa la cacca nel secchio. Che dobbiamo fare? Beh, diventi difficile. Quindi, sì, mi piacerebbe su cacca molto. nel secchio secondo me ne hai persi tanti. No, sì, ma veramente, ma poi basta provarlo, si fa proprio uguale, cioè non cambia niente, proprio letteralmente, anatomicamente siamo fatti per fare la cacca nel secchio, te lo garantisco. Non mettiamo neanche allora un'azienda che vende water in questo video come sponsor. Vabbè. No, comunque c'è anche un po' la maledizione del marinaio, che è quella che tu ti trovi in contesti dove, con i navigatori veri, sempre parliamo, è facilissimo fare amicizia, tu scambi 3 parole con una persona e magari sei a cena con loro, parli di vita, di cose così, però crei tutti i rapporti che sai che finiscono. Sì, è verissimissimo, è un aspetto negativo, non lo so, è un aspetto forse un po' malinconico, però non è negativo, è così. Però tu hai questa cosa che tu conosci una persona e ti trovi bene e dici, però cazzo, questo tra 3 giorni non lo vedo mai più per 20 anni. È così. È la vita di mare. È la vita di mare, sì, esatto. Allora, invece, cambiando proprio completamente topic, perché dobbiamo anche parlare un po' di sostenibilità prima o poi. Vai. Allora, tu navighi da tanti anni, perché da quanti anni navighi esattamente, guarda, più o meno? Diciamo, avevo 27 anni
e poi da quando sono partito avevo 31 anni, da 31 anni fino adesso non ti dico quanti anni ho perché sono troppi, poi mi dimentico, ho l'Alzheimer. Dimmi. No, allora dicevo, cioè, secondo me uno dei problemi più grandi per cui le persone non capiscono i danni che stiamo facendo al pianeta e anche la situazione critica in cui ci troviamo è che poche persone vivono realmente a contatto con la natura. Sì. Mentre chi naviga, soprattutto chi naviga da tanti anni, oltre ad avere il privilegio di essere proprio immerso nella natura, ha anche avuto la possibilità di vedere negli anni come è cambiata la situazione, come magari certe cose a cui era abituato sono cambiate completamente. Sì, è verissimo. Tu se dovessi così qualcosa che proprio ti ha lasciato amaro in bocca, dici cavolo, ma vedendo queste cose come fa la gente a non capire ancora la situazione in cui ci troviamo? Assolutamente. Allora guarda, dunque, qui il discorso è complesso perché non ci sono dubbi nella comunità scientifica che ci sia un impatto ambientale da parte dell'uomo sul clima, questo proprio non c'è dubbio. Chiaramente nella vita di una persona, di una singola persona, tutto quello che vedo è una conoscenza aneddotica, sono cose che io vedo ma magari è un errore di valutazione mio, una percezione eccetera. Quindi quello che dico da scienziato è quello che ti dico, è una percezione mia ed sono dati aneddotici, numero uno. Che però ci scommetto qualunque cosa che rispettano la realtà delle cose. Allora, una delle cose per esempio che ho visto che proprio veramente è cambiato davvero tanto sono i pattern meteorologici nell'Egeo. Per esempio, nell'Egeo durante l'estate c'è il vento da nord, più o meno nord così, che il Meltemi, no? Era una roba, non c'erano dubbi che c'era il Meltemi sempre, no? Quindi quando, che ne so, praticamente arrivava l'ormeggio, ti mettevi sotto vento unido, un ancoraggio, davi fondo all'ancora, ancoravi, e c'è grazie, potevi stare lì, dormire come non ci fosse un domani perché il vento non girava mai. Negli ultimi anni questo è cambiato. Ci sono delle correnti da sud, dei caldi allucinanti che ti colpiscono tra capo e collo che non c'erano mai. Questo è proprio cambiato, non c'è proprio ombra di dubbio nella mia conoscenza aneddotica eccetera, però che ci scommetto c'ha una solidissima base di verità scientifica ed è una roba che tutti vedono. Ovviamente però lo noto io che vado per mare, una persona che magari vive, che ti devo dire, ad Atene, per dire, dove fa sempre caldissimo, questi cambiamenti durante l'estate questi cambiamenti non riesce a percepirli, però io li vedo. Uno. Due, un altro cambiamento incredibile dal punto di vista proprio di quello che vedi andando sott'acqua, da biologo marino te lo dico proprio, sono i popolamenti animali dei pesci, ma non solo, anche degli invertebrati, ti parlo dell'Egeo che conosco veramente molto molto bene, dell'Egeo centro-nord meridionale. C'è stato un cambiamento nettissimo nella struttura dei popolamenti dei pesci. Sai, dall'apertura del canale di Suez ci sono tantissime specie che sono venute dal canale di Suez e si sono spostate verso il Mediterraneo. E questo è un processo che va avanti da moltissimi anni. Però effettivamente negli ultimi anni c'è stato proprio un'estinzione di massa apparentemente a occhio e croce di certe specie a favore di quelle del Mar Rosso, che sono arrivati in Mediterraneo, avevano meno competitori o zero competitori perché venivano dal Mar Rosso, sì. E che hanno preso proprio il posto, hanno occupato quelle stesse nicchie ecologiche di specie mediterranee che non avevano la capacità competitiva, diciamo, per far fronte ad altri. Questo lo vedi proprio benissimo ed è preoccupante, seriamente preoccupante nelle scale temporali umane, diciamo, no? È preoccupante perché prima vedevi delle cose, adesso ne vedi altre. Ci sono delle volte a colpo d'occhio non sai se sei il Mar Rosso oppure Mediterraneo, no? E ci saranno per forza delle conseguenze a tutti i livelli nel corso degli anni, anche dal punto di vista economico, perché se ci pensi, se appunto la struttura delle varie popolazioni, delle varie specie cambia drammaticamente, non sai l'effetto che può avere sulle specie target della predazione umana, cioè della pesca, no? Può succedere qualunque cosa. Ora, è un problema, oddio, strappiamoci i capelli? Sì, lo è nelle scale temporali umane. Nelle scale temporali planetarie alla fine no, il Mediterraneo ha avuto dei cambiamenti pazzeschi, il canale lo stretto di Gibilterra si è chiuso più volte, il Mediterraneo è diventato una palude salata, c'erano tutt'altri tipi di pesci, quindi
cose pazzesche che si sono risolte tranquillamente, però per la nostra specie in questo momento può essere un problema. Aspetta un attimo, fermiamoci 30 secondi perché ci tengo a ringraziare veramente di cuore l'azienda che ha reso possibile la realizzazione di questo contenuto, Corà Timber Industries. Siamo veramente felici di collaborare con aziende che credono nell'importanza di sostenere progetti dedicati alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, ma non solo, nei confronti di problemi che stanno a cuore a tutti noi, come quello della tutela dei nostri mari. E adesso torniamo a noi. Infatti penso che uno dei più grandi fraintendimenti delle persone sia proprio questo, che pensano che la lotta al cambiamento climatico, all'ecologia, alla tutela ambientale sia una cosa fatta per avere le spiagge pulite, per avere l'aria bella da respirare, i paesaggi da foto, ma non è questo il problema. Cioè, noi non dobbiamo tutelare l'ambiente per far del bene al pianeta. Adesso Sì, certo. ti spiego, cioè alla mia idea almeno. Sì. Cioè il pianeta nel lungo termine si rigenererà e sopravviverà sempre. Cioè il motivo per cui noi dobbiamo fare attenzione all'ambiente, al pianeta, a quello che abbiamo attorno, è perché sennò la Terra diventa invivibile dal punto di vista economico, sociale, proprio umano, di vita umana. Sì, cioè la Terra, anche se noi domani facciamo partire 800 missili nucleari e polverizziamo tutto, tra 1 milione di anni è di nuovo gli alberelli di ciliegie, le tartarughine, le cose. Sì. Però se noi andiamo avanti con i ritmi che abbiamo, le attività economiche come le abbiamo strutturate oggi, tra 20 anni non potranno più lavorare così. Le comunità che già vivono magari in contesti in cui è difficile avere una sussistenza dovranno migrare, andare in altri posti, dove però le comunità in cui cercheranno lavoro non avranno possibilità di accogliere questi nuovi lavoratori. Certo. O anche proprio la qualità di vita, cioè le cose che siamo abituati a fare oggi, a dire magari tra 20 anni non potremo più prenderci la barca e andare a farci un giro perché Assolutamente. i groppi, le tempeste, il tempo sarà così poco prevedibile che Assolutamente. cambierà tutto. Assolutamente. Io quando ho attraversato ora lo Ionio, no? dalla Grecia fino in Sicilia, sono partito con un indice Cape, che poi alla fine è un po' un indice di instabilità potenziale dell'atmosfera, insomma, era altissimo, c'era un'acqua calda che era impressionante, mi sembrava di navigare sulla tanica di benzina letteralmente e chiaramente mi ero preso tutto il meteo possibile e immaginabile, mi ho detto se qui c'è uno sbaglio nella previsione meteo, entra nell'aria fredda in quota, sì, era un colpo... sono morto 100 volte perché c'era un indice di potenziale rischio, mettiamola così, altissimo per la creazione di perturbazioni proprio serie. No, quindi è questo, secondo me sarebbe da far capire alle persone che il motivo per cui dobbiamo fare attenzione alle conseguenze delle nostre azioni è che se no il pianeta diventa invivibile. Assolutamente. Ma primo su tutto a livello economico. Assolutamente. E se non riusciamo ad avere un'economia sostenibile non viviamo, perché è l'economia che ci fa vivere. Sì, ma assolutamente, ma poi anche per un pianeta migliore, appunto questa primavera, estate, inizio estate è arrivata questa ondata di caldo pazzesca in Grecia, pazzesca, e io ho pensato, cavolo, cioè ci sono molte specie che non sono adattate, proprio specie animali e vegetali che non sono adattate a questo caldo, quindi magari quest'anno se la scamano e qualche piccolo animaletto dovuto a un atto riproduttivo esce fuori. Però, diciamo, in altri termini, il tasso di riproduzione di questi animali e di queste piante non può che scendere, perché avranno meno opportunità di fare quello per cui sono stati programmati, cioè riprodursi, perché le condizioni ambientali sono completamente negative. Quindi, tra 300 anni ci sta perfettamente che moltissime specie che ci sono nella zona del Mediterraneo meridionale saranno completamente annichilite. Noi non lo vediamo perché continuiamo a vedere, che ne so, le continuiamo a vedere le cose, però la velocità con cui si riproducono, io ci scommetto quanto vuoi, se continua così, si riduce anno dopo anno, finché a un certo punto si arriva a un punto in cui c'è il crollo verticale di quella specie perché non ce la fa più a sostenersi in termini riproduttivi e ciao. E non è un bel pianeta. Beh, questo guarda, sono d'accordissimo e sembra una chiave anche bella e un po' forse anche un alibi che usano tante persone, che noi diciamo, beh sì, ma il motivo se ci troviamo in questa situazione è perché ci sono paesi che inquinano 100 volte noi, aziende che inquinano 100 volte, e è probabilmente anche vero. Però secondo me è altrettanto vero che noi come esseri umani abbiamo molto più potere di quello che pensiamo, anche in maniera individuale, di ridurre il nostro impatto. E io penso che vivere in barca sia veramente
una di quelle cose che ti può far capire una persona quanto poco può impattare sull'ecosistema con la sua vita. E penso la tua vita in barca sia... No, ma la vita in barca, cioè voglio dire, alla fine la barca, dunque, vediamola così, una barca a vela è un pianeta che ha delle risorse limitate, ha delle risorse energetiche limitate, anche se vogliamo, e anche una vita limitata. È un pianeta, Sì, un pianeta, esatto, è un micromondo. È un pianeta con i suoi sistemi ecologici, le sue cose, no? Con delle risorse limitate. Ovviamente, essendo questo pianeta estremamente piccolo, le risorse che portiamo sono estremamente limitate. Nonostante questo, noi ci si campa perfettamente bene, quindi noi possiamo campare con pochissimo. Quindi la quantità di cose che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni fuori dalla barca, naturalmente tutti non per forza devono amare la barca, è enormemente superiore a quella che serve, perché nel micromondo barca noi siamo una frazione infinitesimale. Questo che vuol dire? Che dobbiamo cominciare a usare una frazione infinitesimale delle cose che abbiamo? Non necessariamente, però meno sì. No, è quella anche lì che secondo me, cioè io sono un grande amante delle cose equilibrate. Sì, certo. E secondo me un problema è che quando si parla di sostenibilità si va subito a fare discorsi estremisti. Si dice, no, allora devi passare da essere la persona che in 2 settimane si brucia le risorse che potrebbe usare in un anno, alla persona che vive usando l'acqua della pasta per lo sciacquone del bagno e usando le foglie come carta igienica, ma non è questa la chiave, anche perché così non verrà mai abbracciata da tutti. Certo. Però la chiave è che se si riesce a dimostrare, e la vita in barca lo dimostra, che se noi siamo abituati a consumare 100, possiamo vivere bene con 1, sì. È anche fattibile vivere bene con una via di mezzo, che può essere 50, 40, certo. 60. Assolutamente, sì. E la barca ne è la prova. Ora, purtroppo, sai, il mondo è portato avanti da un'economia che non è necessariamente totalmente sana, no? E quindi siamo proprio spinti a consumare tantissimo e qui diventa difficilissimo convincere sui grandi numeri di persone che si può fare a meno delle cose. Qui, sai, si parla di una rivoluzione culturale, di valori enorme, epocale. C'è stata dopo la seconda guerra mondiale c'è stata una deriva verso il consumismo sfrenato che ci ha portato fino a quello che c'è adesso, un po' come quando hanno scoperto le macchine a vapore nella rivoluzione industriale, è cominciato così, poi adesso siamo spacciati, no? Sai, tornare indietro in questo processo non è per niente facile, io non so bene come si dovrebbe fare, proprio non lo so, veramente. Ma guarda, penso che una ricetta definitiva non ci sia, almeno io non la conosco, sì. Però ci sono delle piccole cose che potrebbero aiutare, cioè secondo me una su tutte è l'amore per la qualità, che adesso si è perso, cioè una volta si andava a cercare, non so, la cintura in cuoio realizzata dall'artigiano che certo. Ti garantiva che quella cintura magari ti accompagnava nella vita 20 anni. Oggi vediamo una cintura in cuoio di quel tipo che non so, costa 60 euro e dici no, 60 euro per quello sono troppi, me la compro da 5, sì, senza capire però che il tuo tentativo di risparmiare in realtà ti sta facendo spendere di più, perché di quelle da 5 euro in 20 anni ne comprerai 40. Ma io sono completamente d'accordo, il problema è che è un discorso molto semplice da capire se ci pensi almeno una volta nella vita, ma questo non succede. Non siamo messi nelle condizioni di pensarci neanche quella volta nella vita, capito? No, quindi è molto difficile arrivare a capire abbiamo il bias cosa. Della ricerca del prezzo e non della qualità. Cioè, secondo me già 30-40 anni fa, se tu guardi, le aziende cercavano di vendersi facendoti capire che facevano prodotti di qualità. Cioè, compra il nostro frigorifero perché lo darai a tuo figlio. Certo. Compra questo accendino perché durerà più di te. Cioè, adesso invece si lotta sul prezzo. Cioè, quello su cui lottiamo è il prezzo e il tempo, cioè avere cose economiche subito. E invece dovremmo insomma riabbracciare il volere cose di qualità nell'anche il tempo che richiede farle, cioè che non è domani per domani. No. Per chiudere un po' questa chiacchierata, penso che chi pagherà gli effetti più grandi della crisi un po' climatica e ambientale che stiamo vivendo oggi saranno le nuove generazioni. Però quelle veramente nuove, cioè neanche la mia. Certo. Chi ha già 10-15 anni meno di me. E sono sicuro che ci sono delle persone che ci stanno guardando che sono in quella fascia d'età, che magari dopo questa chiacchierata stanno facendo dei pensieri. E vorrei chiederti, dall'arco della tua esperienza, cosa ti senti di lasciargli? Un messaggio che, chiuso questo video, mi resta almeno quella cosa. Sì, allora,
Allora, è molto interessante questo e voglio cercare di spiegarmi bene. Allora, le nuove generazioni che nasceranno tra ora o tra 10 anni si troveranno un mondo nelle mani probabilmente molto diverso e lo daranno per scontato. È un mondo, voglio dire, probabilmente non così bello come era 20 anni fa in termini di biodiversità, eccetera, ma sarà il loro mondo, quindi per loro sarà completamente normale. Quindi perché cambiare qualcosa che è completamente normale nella mia vita? È così, basta. Quindi forse l'unica cosa che mi viene da dire è dire, ragazzi, cercate di sapere com'era prima, ma non prima ieri, prima 20 anni fa, perché quello era normale. Tutto quello che troverete da qui in poi è un cambiamento rapidissimo di qualcosa che funzionava perfettamente fino a 20 anni fa. Quindi non date per scontate le cose, guardatevi indietro e capite che quello è come dovrebbe essere. In questo momento, cioè tra 30 anni, 40 anni, 50 anni da ora, ecco, quello va cambiato, perché se stiamo andando come stiamo andando in una direzione sbagliata, ecco, sappiate che anche se vi sembra un momento immobile della vita del pianeta, che è sempre stato così, non è sempre stato così. Quindi guardatevi indietro, studiate e cercate di capire che quello che state vivendo non è il pianeta come dovrebbe essere. Giuseppe, grazie. Prego. Grandissimo, grazie a te. Buon lavoro. E ti ringrazio. Va bene.